Una carrozza avanzava lentamente nei cupi boschi della Turingia. È il 1723 e a viaggiare era un musicista con la sua famiglia. Il suo nome non vi avrebbe detto granché al tempo. Fino a quel momento aveva lavorato come musicista di corte nel solitario castello del principe di Köthen, ma finalmente aveva ottenuto un posto di lavoro prestigioso in una grande città, Lipsia. L'uomo era molto teso, sapeva che avrebbe dovuto farsi valere. Il consiglio comunale di Lipsia lo aveva assunto a malincuore. In un verbale di quegli anni viene specificato che dal momento che non si poteva ottenere il meglio, si era dovuto accettare una soluzione mediocre. Il meglio era il famoso compositore Telemann, che però era già occupato nella vicina Amburgo. E così, mentre in lontananza cominciavano ad apparire i tetti rossi di Lipsia, il musicista serrava la mascella. Avrebbe dimostrato a tutti chi era davvero Johann Sebastian Bach. Le passioni di Bach sono uno dei capolavori della cultura umana, al pari della Divina Commedia o dell'Amleto. Tutta l'introduzione della Passione di San Giovanni è attraversata da un ondeggiante andamento di semicrome, un movimento irrequieto e ostinato dei violini, su cui i legni intessono una corona di strazianti dissonanze. È l'invocazione a un Dio grandioso e terribile che si staglia su questo mare oscuro e irrequieto, il mare brulicante dell'umanità. Da cui si innalza un grido disperato. Sulle parole nostro sovrano, questo mare di umanità anelante con un lento movimento ascendente sale verso l'alto, verso il divino, ma ripiomba continuamente in basso nella rassegnazione. State per assistere a qualcosa di grandioso, un racconto ancestrale di morte e rinascita, il racconto in musica della passione di Cristo. Vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare le notifiche, così rimarrete aggiornati su tutti i miei nuovi contenuti. E vi ricordo che se volete supportarmi con una donazione, trovate tutti i link nella descrizione del video. Bach e la sua famiglia si erano stabiliti a Lipsia ormai da qualche mese. Il compositore aveva il suo bel da fare, doveva comporre nuova musica per ogni ricorrenza dell'anno liturgico, componeva una cantata a settimana e tutte di eccezionale bellezza. Per mantenere questo ritmo forsennato doveva ingegnarsi. Per tracciare i pentagrammi usava un rastrum imbevuto di inchiostro. L'inchiostro doveva asciugarsi prima di voltare pagina e c'era il rischio di perdere l'ispirazione. In questa cantata, per esempio, troviamo un appunto musicale al margine, steso nell'attesa di poter voltare pagina. La musica che Bach scriveva andava ricopiata e spesso i copisti erano i figli o i nipoti e gli errori erano all'ordine del giorno. In quest'altra cantata qualcuno sbaglia il nome del compositore e poi corregge. In quest'altra ancora le note del primo violino sono sbagliate e vengono riscritte alla fine. Ma oltre a comporre le cantate della domenica, il venerdì santo e la domenica delle palme andava eseguito qualcosa di decisamente più lungo e solenne, una passione. Era una forma della musica barocca in cui si raccontava il Vangelo attraverso recitativi, arie, cori, personaggi, come in un'opera. Di Bach ci sono rimaste due passioni, quella di Giovanni, di cui avete sentito l'inizio, e quella di Matteo. Altre sono andate perdute dopo la morte del compositore.
Le passioni di Bach sono straordinariamente drammatiche. Nella Passione di Matteo, a un certo punto, Pilato chiede alla folla: chi volete che io salvi, Gesù o Barabba? E il doppio coro della Passione rappresenta la folla, con uno straziante accordo dissonante. È il 1724 e Johann Bergman, un vecchio bottegaio di Lipsia, trascinato dalla moglie della chiesa di San Nicola durante il Venerdì Santo, si stava per addormentare seduto sulla panca durante la celebrazione, quando improvvisamente... Le passioni e le cantate di Bach, infatti, erano destinate a far parte di lunghe celebrazioni religiose a cui assistevano i fedeli di Lipsia, e Bach si preoccupa anche di intessere in queste composizioni i canti luterani che i fedeli potevano riconoscere e eventualmente cantare, un po' come facciamo noi oggi, giusto? All'inizio della Passione di Matteo, che è a doppio coro, uno dei cori annuncia la vicenda e l'altro lo accompagna con una serie di domande incalzanti. L'effetto è straordinariamente coinvolgente. Il testo dei Vangeli veniva integrato con corali e arie scritte da poeti di Lipsia, amici del compositore. Nella struggente aria Erbarme dich mein Gott, il personaggio di Pietro si rende conto di aver rinnegato Cristo e scoppia in lacrime chiedendo pietà. Notate quanto è espressiva quella piccola ma dolorosa dissonanza alla fine della parola Zeren, lacrime. In musica si chiama ritardo, una nota si prolunga e cozza con l'armonia sottostante e in questo modo va a connotare musicalmente il concetto espresso dalle parole. Naturalmente il basso è un basso di lamento. Se volete approfondire il basso di lamento c'è il mio video dedicato. Nella Passione di San Giovanni invece colpisce l'aggressività con cui i sacerdoti urlano «Crocifiggilo, crocifiggilo!», ripetendolo ancora e ancora in un canone furioso, isterico e dissonante. Priester und die Diener sahen, schrien sie und sprachen: La religiosità che si manifesta nella musica di Bach è molto distante dalla nostra. La cultura tedesca tra 6 e 700 è tetra, malinconica, oscura. La cultura di un paese sfigurato dalla lunga guerra dei 30 anni, sprofondato nel risentimento, segnato da un gigantesco complesso di inferiorità nazionale, soprattutto rispetto alla Francia, questo stato brillante, scintillante, luminoso. Su questo sfondo si instaura il movimento pietista, una confessione luterana che è il vero humus da cui germoglierà poi il romanticismo. È una visione religiosa segnata da un rapporto molto personale, viscerale con la divinità, un rapporto anche di sofferenza, di distanza. Insomma, non era certo il Dio dei cattolici che se gli allungavi 20 fiorini ti mandava in paradiso tuo cugino. Mi riferisco naturalmente al problema della vendita delle indulgenze che serpeggiava nella Chiesa del Cinquecento. Le Passioni di Bach sono grandi capolavori della musica antica. Naturalmente un solo video non basta a descriverle in maniera esauriente. Spero solo di avervi incuriosito. Saluto tutti i nuovi iscritti e vi ricordo che su questo canale parliamo di musica ma anche di poesia e letteratura. Iscrivetevi ai miei social per rimanere aggiornati su tutto quello che faccio. Trovate tutti i link in descrizione. Al prossimo video. Ciao ciao!